Yamaha Tracer 9 GT Plus. Siamo in Sardegna, precisamente ad Arbatax. Abbiamo già percorso un centinaio di chilometri di curve su strade veramente pazzesche, tutte curve, asfalto perfetto, il meteo lo vedete è ideale. Abbiamo avuto modo quindi di capire come va questa moto, ma facciamo un passo indietro e descriviamo un attimo qual è l'idea alla base di questo modello. Innanzitutto realizzare una sport touring compatta, relativamente leggera, con 220 kg, ma con una dotazione da ammiraglia. La dotazione elettronica appunto volta alla sicurezza e al comfort, sospensioni semiattive Kayaba, radar anteriore, cruise control adattivo, frenata unificata sui 2 assi. In più 4 mappe motore e una gestione realmente integrata che permette in tutte le condizioni di guida di ottenere più sicurezza quando è necessario e più comfort in generale, quindi tanti chilometri con poco stress. Il disco posteriore cresce fino a 267 mm di diametro, vediamo la pinza Nissin, ed è inserito nel pacchetto di frenata integrale che Yamaha definisce Unified Brake System. Tramite il joystick sul blocchetto sinistro è facilissimo accedere ai menu di configurazione del nuovo cruscotto TFT da 7 pollici a colori. Entrando si può ad esempio scegliere il tema grafico del cruscotto stesso tra 3 opzioni, oppure scegliere quale livello di riscaldamento delle manopole è quello più indicato per la temperatura esterna, addirittura tra 10 livelli. Il cuore del sistema però è il settaggio di tutta la parte elettronica. Abbiamo 4 mappe custom, qui vediamo le rispettive regolazioni, Rain, Street e Sport, con tutte le regolazioni dei sistemi di controllo, quindi traction, slide control system, lift antiimpennata. È possibile configurarli tutti, in particolare nella mappa custom dove c'è la personalizzazione più completa. Ad esempio qui è possibile vedere come il controllo di trazione sia con regolazioni differenti nelle varie mappe, così come anche il controllo di impennata e le altre regolazioni. Il sistema di sospensioni è su 2 livelli, A1 e A2, con l'A1 più sportivo dedicato all'abbinamento appunto con la mappa Sport. Sulla sinistra scorrono tutte le indicazioni relative al consumo di carburante istantaneo e medio, la temperatura del liquido di raffreddamento è invece indicata sui semicerchi che circondano, l'elemento centrale. Possiamo resettare ovviamente tutti i dati in modo da ripartire da zero ogni volta. Per quanto riguarda lo stability control, mettendolo su yes oppure su no, possiamo disattivarlo completamente su tutte le mappe, quindi in questo caso ce l'abbiamo attivo, ma possiamo assolutamente spegnerlo. La parte applicazioni è interessante perché è possibile collegare un'app Yamaha dedicata, come anche Garmin Motorize a pagamento, che è un'app di navigazione molto completa. Nel settaggio abbiamo appunto le 4 mappe, di cui possiamo vedere poi le regolazioni di fino. Qui vediamo per esempio il caso in cui il controllo di stabilità è disattivato, quindi SC off. Nella parte centrale si vedono i controlli elettronici disattivati, quindi completamente tolti. Il blocchetto elettrico di sinistra appunto ha questo joystick molto ben fatto, molto semplice da usare, è quello che serve per muoversi tra i menu, con il tasto di ritorno appena sotto. Mentre invece il deviatore superiore è quello del cruise control adattivo, col settaggio il più e il meno della velocità. Sul dorso invece c'è, come se fosse il lampeggio degli abbaglianti, la regolazione della distanza dal veicolo che precede. Sul blocchetto destro invece abbiamo la regolazione del ride mode tra i 4 disponibili e il tasto di avviamento.
bentornati nello studio di Red in compagnia di Edoardo Margiotta. Ci abbiamo chiacchierato insieme in occasione del lancio della Hornet, nuova Hornet, che è stato un bel argomento di discussione. Edo, benvenuto intanto qui da noi. È occasione buona per parlare invece di un altro mondo. Dalle naked passiamo a una crossover, possiamo definirla così, Yamaha Tracer 900 GT Plus. Se state in Sardegna a provarla, forse è condizioni ideali per un'esperienza di guida che merita di essere raccontata. Sì, ciao Marco, grazie. Sono ancora emozionato dalle strade che ci hanno fatto guidare, perché sono stati 2 giorni veramente fantastici, una Sardegna da 20 gradi, sole, asfalto perfetto, quindi condizioni ideali per provare la Tracer 9 GT Plus o Plus a seconda se vogliamo utilizzare il termine diciamo, originario o meno. Sì, è una moto che ha un'ambizione importante, cioè quella di connotarsi come dotazione da maxi, quindi confrontarsi con le migliori sul mercato, però con una cilindrata che ormai è quasi da media, perché sono 890 cm3, una potenza diciamo gestibile di 119 cavalli, esatto, giusta, un prezzo interessante perché è 16.499 euro. Quindi diciamo, ambizione importante, vediamo se sono riusciti a ottenere questo obiettivo. Entriamo un po' nel merito, lo dividiamo per aree. Sicuramente l'introduzione delle semiattive Kayaba, sospensioni, sono un tema molto interessante. Io ricordo quando nel 2018 l'avevo provata, l'ultima GT, prima ovviamente dell'aggiornamento con così tanta elettronica. Quello che era emerso, ricordo, le sospensioni molto comode, molto accoglienti, però fin troppo comode per l'uso in coppia. Erano già regolabili, però da come ce l'avevano data per la presentazione, insomma, era emerso questo dato. Come si comportano le sospensioni? Beh, intanto diciamo che hanno 2 preset, che sono A1 e A2, A1 il più sportivo, A2 il più comodo. La parte di precarico molla, sia della forcella che del monoammortizzatore, è regolabile manualmente, però è l'unica cosa che si può regolare manualmente. Il resto è preimpostato ed è associato di base alle mappe. Abbiamo 4 mappe, Rain, Street, Sport e Custom. Street è associata alla 2, quindi sospensioni un po' più comode. La Sport è associata da 1. L'assetto che ne viene fuori è molto equilibrato, quindi c'è pochissimo trasferimento di carico. Questo anche in mappa 2, quindi che è un po' più morbida, però permette, per chi guida in modalità street A2, magari essere un po' più dolce, e comunque l'affondamento della forcella in particolare è limitato. In versione sport si può avere un approccio veramente sportivo, perché abbiamo guidato forte, le strade erano perfette, il traffico era nullo. Si può veramente guidare forte con il vantaggio di entrare in curva senza vedere affondare troppo la forcella. L'anti-dive funziona, definiamolo così. Quindi abbiamo la frenata integrale davanti e dietro, Unified Brake System, lo definisce Yamaha, e poi c'è il radar, ha le funzioni di cruise control adattivo, che sono quelle che siamo abituati a usare sulle automobili, personalizzate, adattate alla moto, che ha un ingombro diverso, certo, che deve riconoscere sia le auto davanti che le moto, quindi l'abbiamo provato e funziona, quindi riconosce le moto. La possibilità di mantenere la distanza che desideriamo da 1-2 secondi, ricordiamoci quanti metri si percorrono a 100 km/h, 27 se non sbaglio. Sì, siamo prossimi ai 30 metri, okay. 27 roti, sì, okay, certo. Quindi una distanza che potrebbe essere di 60 metri dall'oggetto che ci precede a 100 km/h. Possiamo regolare su 4 livelli comunque tra 1-2 secondi. Funziona da 30 a 160 km/h. Le sospensioni semiattive entrano in gioco perché, siccome è tutto pensato insieme, c'è in decelerazione, la forcella per esempio offre una resistenza maggiore in modo che non ci sia un cambio di assetto particolarmente pronunciato. Idem in accelerazione, quindi il retrotreno viene sostenuto ed è tutto molto più dolce. In più, se il cruise resta attivo e non è impostata una velocità da mantenere, funziona comunque come supporto per evitare un eventuale ostacolo. Ci avviciniamo a un veicolo che sta rallentando improvvisamente. Il cruscotto diventa tutto una grande immagine di pericolo. Abbiamo un veicolo davanti e quindi siamo avvisati. Ovviamente il sistema si ferma lì, cioè il pilota è l'unico soggetto che decide di frenare, ma quando decide di frenare il sistema può aiutarlo nell'ottenere maggior potenza frenante e quindi ottenere una decelerazione più importante, più efficace, un'ergonomia complessiva del veicolo buona. La sella è regolabile in altezza, 820-835 mm, è rifinita in un modo
che mi ha stupito perché... Da buoni giapponesi, sì, finalmente ritroviamo ancora una volta. Sì, no? quella tradizione di cura che in realtà Yamaha un po' ha mantenuto su tutta la sua gamma, addirittura nelle due colorazioni, che sono una su base grigia molto bella e l'altra invece un po' più sportiva, grigio-blu. Ci sono da 3 a 5 estratti di verniciatura applicata a seconda delle zone, diciamo, della carrozzeria. Domande secche per Edoardo Margiotta. Comportamento del motore, il motore 3 cilindri, che comunque è un bel vanto anche per Yamaha, come si comporta? Allora, un motore che ormai conosciamo, abbiamo visto un po' su tanti modelli, qui a 890 cm3, molto regolare, tranne diciamo intorno ai 6.000 giri, quando sotto coppia, perché poi la coppia massima è 7.000 giri, si irrigidisce un po', sembra che abbia un momento in cui aumentano le vibrazioni, invece poi superati 7.000 effettivamente continua un buon allungo. Cambio Elettronico, lo chiamano di terza generazione. È la prima volta che sento questa definizione, però... Abbiamo saltato 2 passaggi, ma va bene lo La stesso. prima generazione era quella in cui potevi soltanto salire il Salire. rapporto senza, diciamo, interrompere il gas. La seconda è quella che, diciamo, up and Lo shift down, ok. La terza, secondo Yamaha, è quella in cui sostanzialmente mentre acceleri puoi scalare il rapporto e mentre deceleri puoi mettere il rapporto superiore, quindi diciamo è quella più versatile. Teoria ottima, funzionamento pratico, considerato il livello di tutto il resto della moto, perfettibile, perché alcune cambiate sono contrastate, soprattutto in scalata. Protezione dall'aria, pensando anche all'uso in coppia, quindi anche per il passeggero, poi avete fatto chilometri di guidato con tutte le condizioni, quindi dalla lunga percorrenza a velocità sostenuta, poi al guidato. Allora, noi col passeggero l'abbiamo provata, abbiamo fatto circa 230 km su strade statali, superstrade, quindi anche con velocità, diciamo, codice, comunque medio elevate. La protezione è abbastanza buona sulle spalle e sul casco, non è una protezione completa, anche perché la moto non è particolarmente larga. Il plexiglass quindi si può alzare e abbassare a mano, c'è un sistema, una specie di pinza, una molla, direttamente da seduti Vista in anche sella. con Triumph, Sì. movimenti semplici, che Esatto. aiuta, insomma. Non è appunto una bolla, effettivamente, ma del resto questo è uno sport touring, non è una viaggiatrice da 2000 km, ecco. Un pregio e un difetto e poi chiudiamo. Un pregio, la dinamica di guida, perché ha sorpreso tutti noi giornalisti che eravamo lì. Abbiamo guidato in condizioni ideali, l'ho detto, su strade perfette per l'asfalto, per la temperatura, quindi anche con gomme un po' turistiche, pneumatici BT32 di Bridgestone, che di solito hanno prestazioni un po' più verso il mondo touring che su quello sport, però ci siamo molto divertiti. Per cui questo è sicuramente il pregio. Il difetto direi che è quando si spinge un po' oltre con la guida sportiva, quindi diciamo ai limiti della moto, i cambi di direzione non sono più così rapidi, quindi bisogna giocare un attimo col corpo, cosa che su una sport touring generalmente non si fa, e quindi aiutare un po' la moto. Però parliamo di un utilizzo, diciamo, abbastanza raro, non tanto per le ambizioni di chi guida, quanto perché veramente delle strade così, quantomeno in Italia, sono rare, sono molto preziose. Ecco. È un pacchetto molto completo quello proposto dalla Yamaha Tracer 9 GT Plus, va messa alla prova in condizioni meno entusiasmanti rispetto a quelle in cui abbiamo provata, perché comunque tanti di questi sistemi e anche qualcosa della dotazione di primo equipaggiamento, come per esempio i pneumatici, potrebbero magari in un contesto più standard, quello milanese piuttosto che quello di un'uscita fuori porta sui laghi lombardi. Magari incontrando anche il brutto tempo, anche quello c'è una Esatto. variabile da tenere sempre in considerazione. Qualcosa potrebbe essere perfettibile, però si parte comunque da un rapporto qualità-prezzo ottimo e da una moto molto molto completa. Quindi Yamaha con questa moto può sfidare tanti altri modelli di altre marche e può sicuramente, diciamo, suggellare la gamma Tracer con un modello di altissima qualità. Vedremo che cosa dirà il mercato. Nel frattempo ringraziamo Edoardo Margiotta, grazie per averci raccontato e soprattutto un po' di invidia per essere stato in Sardegna a guidare. Qua ci sono i percorsi, quindi segretissimi. Allora, ecco, tema interessante. Se volete avere ovviamente più informazioni o volete sapere qualcosa in più in merito alla Tracer 9 GT Plus guidata da Edoardo Margiotta, scrivete sempre qua sotto. Se volete sapere qualcosa in più sui percorsi, sempre a disposizione, e ci vediamo al prossimo video. Grazie.